Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Per avere più informazioni in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come sarà la vostra settimana, le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con il Sole e anche la Luna, che sono effettivamente anche due energie abbastanza opposte. Entrambe ci dicono che ci sono delle dinamiche un po' particolari che potremmo vivere a partire dall'inizio della settimana e poi anche come sviluppi successivi. Bello il Sole perché è chiarezza, è crescita, evoluzione, qualcosa di positivo entra nella nostra vita, può essere un avvenimento, una gioia, una soddisfazione in senso lato. La Luna però ci porta, non dico un po' di negatività, magari alcune cose a livello esterno che non riusciamo a comprendere, a gestire, a capire in pieno, spesso può essere anche un umore altalenante, essere un po' infastiditi da qualcosa, ci sono delle situazioni che magari vogliamo risolvere anche abbastanza in fretta, però per vari motivi non riusciamo a gestire, ma non è del tutto negativa, insomma, questa carta, perché spesso ha anche a che fare con i nostri sogni e con i nostri desideri. Quindi, essendoci anche la chiave, vuol dire che molto probabilmente, nonostante la turbolenza emotiva, e nonostante l'incertezza, si può riuscire a trovare subito la chiave per poter gestire qualsiasi cosa. E io direi anche per portare avanti, sia trovare soluzioni, ma portare avanti un sogno, un progetto che per voi è veramente, veramente importante. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore coppia single. Ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, che qui troviamo il girasole che si connette a livello energetico con il sole che è uscito, quindi vuol dire che alcuni aspetti della vita di coppia funzionano abbastanza bene, possono essere chiarite alcune cose, soprattutto quelle che dove voi avete un po' di dubbi, un po' di sospetti. Ecco, l'aconito ci fa capire proprio questo, che un litigio, una tensione o una ferita che ci portiamo dietro, oppure qualcosa di nascosto, di poco chiaro, può risolversi. Può essere anche a livello esterno. Magari è facile che un avvenimento, una situazione che non dipende da noi può andare ad infastidire e portare un po' di tensione nella coppia stessa, però è solo un qualcosa di passaggio, perché come vedete la maggior parte sono carte positive, può essere un po' la parte centrale, come abbiamo visto sin dall'inizio, un po' particolare da gestire dal punto di vista emotivo, anche nelle relazioni più importanti, ma poi vediamo che l'Iris va a darci una maggior chiarezza, maggior tranquillità, c'è tenerezza, ci sono attenzioni, ci sono anche occasioni di gioia e di felicità. Questo vale anche per le relazioni più importanti, come vi ho detto, di amicizia e famiglia. Per i single, sia il girasole che l'Iris portano delle belle novità, sia socializzazione, conoscenza, amicizia, qualcosa che può svilupparsi e procedere in senso positivo. Se state frequentando, conoscendo una persona, c'è una fase di incertezza, alti e bassi, o a livello emotivo magari non c'è
al momento chiarezza su come si stanno evolvendo alcune cose, però si vede che la cosa procede. Per chi non ha nessuno, effettivamente, come vi dicevo, è una buona settimana per aprirsi nuove conoscenze, di lasciare andare quello che non funziona, soprattutto se avete a che fare con situazioni che vi portate dietro e che sono sempre in conflitto e che se non hanno funzionato prima effettivamente è difficile che possano funzionare al momento, appunto si può vedere proprio da queste carte. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, abbiamo donne di servizio, artista e malinconia. Ecco, anche qui risuona la stessa energia principale, in particolar modo per tutte quelle situazioni dove state cercando di spingere, di portare avanti, di realizzare soprattutto qualcosa di importante nel vostro futuro. Ci sono le chiavi a vostra disposizione, c'è lungimiranza, c'è anche creatività, riflessione, voglia di realizzazione, cose che si sviluppano positivamente, forse un po' lentamente e forse la parte emotiva vi destabilizza perché magari ci tenete veramente ad alcune idee, ad alcuni progetti o anche proprio nell'andare a sistemare alcune situazioni che vi portate dietro da un po' di tempo. Non vi preoccupate, ci saranno comunque sviluppi positivi in questa settimana, incominciano a vedersi, non abbiate fretta assolutamente, cercate di focalizzare questi obiettivi nel futuro e di accogliere magari un qualcosa che vi farà riflettere soprattutto sui prossimi passi, e questo lo dico anche per chi è in cerca di lavoro. C'è un piccolo sblocco, ci sono nuove situazioni, c'è la possibilità di valutare attentamente alcune cose. In pratica queste carte vi stanno dicendo: non vi preoccupate, però prestate attenzione ai passi, alle cose che state facendo proprio in questo periodo, in questi giorni, perché saranno determinanti per sviluppi futuri, sviluppi successivi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!